Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale e buona domenica da un tifoso del Napoli che dopo le partite che si sono giocate ieri non è che sono più contento perché abbiamo perso la partita con la Lazio, però è una sconfitta che è più lieve dopo i risultati che sono usciti ieri. Tanto è vero che l'Atalanta ha pareggiato 0-0, ma siamo qui a parlare di Fiorentina-Milan. Che Fiorentina-Milan sarebbe stata una partita difficile per i rossoneri, lo si sapeva, perché guardando i risultati passati e guardando anche tutte le grandi che sono andate a Firenze, hanno faticato tutte quante. E non sono io a dirlo, ma sono i dati che parlano. Mi aspettavo un Milan forse più intraprendente, però ieri sera secondo me avresti potuto fare anche la tua miglior partita e la Fiorentina avrebbe vinto lo stesso. Perché ho visto una Fiorentina correre su qualsiasi pallone. Ha fatto un primo tempo completamente in dominio. Ovviamente è andata in vantaggio con il calcio di rigore, però c'è il 2-0 di Jovic, è un grandissimo gol. Jovic è, come si dice a Napoli, Jovic è giocatore di pallone. Ed è vero, Jovic è a piedi, a testa, a visione di gioco, a tutto. È un grandissimo calciatore che ieri ha fatto un grandissimo gol. Poi il Milan ha accorciato le distanze al 95esimo, a tempo scaduto quasi, con un bel gol alla fine di Teo Hernandez, però se dobbiamo parlare di un Milan a livello di gioco, ieri si è visto poco e quasi niente. Il primo tempo è stato un assedio alla porta del Milan dove Magnani ha fatto tre parate. Tio ha salvato sì, l'azione di Bonaventura salvata sulla linea e la Fiorentina poteva passare in vantaggio anche molto prima del calcio di rigore. E infatti, vista la partita e visto come stava andando, credevo che comunque il Milan rialzasse la testa già nel primo tempo. Invece ha aspettato un pochino ad entrare in partita per quel poco che ci è entrato, però nel secondo tempo ha cercato comunque qualche linea di passaggio diversa. Pioli ha cercato di mischiare un po' le carte, ma non ci è riuscito. Ovviamente si leggono delle cose che sono sempre le solite. Hai la Champions in testa, devi giocare la Champions League, forse hai il Tottenham che ti distrae. Pioli alla fine nel post partita ha detto non c'era nessuno che pensava al Tottenham, però ovviamente possono essere anche considerazioni che messe lì e buttate lì per mantenere un attimo un profilo basso, per non colpevolizzare nessuno, perché poi a caldo devi prima analizzare la partita come è stata ed è giusto così che Pioli abbia risposto in questo modo, però secondo me il Milan aveva comunque la Champions in testa e c'è questa discontinuità, non voglio dire preoccupante perché non è la squadra che tifo, però per i tifosi milanisti comunque qualche campanello d'allarme a livello di continuità ci sta. Ma non è una cosa solo del Milan quest'anno perché sono tutte le inseguitrici, diciamo, del Napoli. La Lazio, la stessa Lazio che ha vinto al Maradona, comunque discontinua. La Roma lo stesso, il Milan lo stesso, l'Inter ti fa una prestazione esagerata una partita e l'altra partita dopo anche per colpa di Inzaghi, perché Inzaghi quest'anno ne sta facendo di tutti i colori, non riesce comunque a fare punti. E il Napoli ringrazia, perché dobbiamo ringraziare già i risultati usciti ieri, poi vedremo eh, cosa uscirà oggi tra Inter Lecce e c'è Roma Juventus stasera. Vedremo chi riuscirà a recuperare punti. Al momento ha recuperato punti solamente l'Atalanta, un solo punto perché ha fatto 0-0 con l'Udinese. E noi tifosi del Napoli non possiamo fare altro che ringraziare. Però questa partita alla fine, a parte l'esaminare i numeri e vedere i numeri dove la Fiorentina comunque ha sovrastato il Milan, c'è un fattore, c'è un fattore che si ripete sempre con Italiano. Contro le grandi, Italiano riesce a fare dei partitoni anche in Coppa, anche se non sei una grande, però la partita in Coppa Italiano gioca un partitone, ti gioca poi la domenica in Serie A e tu al limite a livello di pronostici dici vabbè la Fiorentina ha fatto quel partitone,
che ne so, ci sta Fiorentina-Spezia. La Fiorentina non dovrebbe avere grandi problemi, invece ti va a fare un Fiorentina-Spezia dove al limite perde, o al limite un Fiorentina, che ne so, Fiorentina-Salernitana, va a affrontare una Cremonese, ti fa una partita irriconoscibile invece contro le grandi, soprattutto a Firenze. È una cosa incredibile, non si riesce a scardinare una Fiorentina che in casa rompe le scatole a tutti quanti. Quindi una Fiorentina che è alti e bassi, anche la Fiorentina, però quando decide di giocare a calcio comunque i giocatori ce li ha. Un centrocampo tecnico e di contenimento. Amrabat è un grandissimo calciatore. Io in estate, quando si poteva parlare al limite di un Amrabat al Napoli, anche durante il mondiale, non potevo fare altro che gioire, perché mi piace tantissimo come centrocampista, sia dal punto di vista della visione di gioco e sia dal punto di vista del recupero palla. Poi è un mio parere, ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti, però è una Fiorentina che ieri sera, indemoniata contro il Milan, ha portato 3 punti a casa meritatissimi, ed è un Milan svogliato e senza idee. Io non so nemmeno se paghi questa scelta di Pioli, perché ho visto che Teo Hernandez sta giocando un po' più avanti, avanzatissimo. Una difesa a 3, non lo so se sia questa la ricetta per uscire da questa situazione, ma alla fine la continuità la fanno i risultati. O cominci a vincere le partite dominando l'avversario, altrimenti ti troverai sempre con alti e bassi. Detto questo, ragazzi, questo era quanto per Fiorentina-Milan giocata ieri. Ci vediamo alle partite di oggi, vi auguro ancora una buona domenica e sempre Forza Napoli. Ciao!